Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Oggi io e Luca abbiamo preparato qualcosa di speciale per chi vuole imparare l'italiano in modo rapido. Vi sveleremo come migliorare la vostra Italian conversation e come fare per pensare in italiano in soli 3 mesi. È una sfida bellissima, vero Luca? Ma prima di iniziare, ragazzi, ricordate che iscriversi al canale è fondamentale per noi. Se vi piace questo tipo di Italian Listening Practice, cliccate sulla campanellina e mettete un bel like. Ci aiuta tantissimo a far crescere questa comunità di amanti della lingua. Assolutamente sì, Marta. Un piccolo click per voi è un grande aiuto per noi. Oggi vogliamo davvero darvi gli strumenti per una conversazione italiana naturale. Molti ci chiedono, ma è possibile imparare italiano in così poco tempo? La risposta è sì, se si ha il metodo giusto e si ascolta molto italiano vero, come quello che facciamo qui. Esatto. Spesso chi studia con una classica Italian lesson si annoia con troppa grammatica. Noi invece vogliamo che l'ascolto sia un piacere. Ad esempio, Luca, tu cosa consiglieresti a chi è a un livello Italian A1 o A2 per iniziare a sciogliere la lingua? Direi che la costanza è il segreto. Non serve studiare 10 ore un giorno solo, meglio 20 minuti ogni giorno. Bisogna circondarsi di suoni, sapete? Guardare video come questo, magari con l'italiano con sottotitoli, aiuta il cervello a collegare i suoni alle parole. Ah, è vero. I sottotitoli sono un'ancora di salvezza all'inizio. Io ricordo quando studiavo lo spagnolo. Senza sottotitoli mi sentivo persa. Ma dimmi, Luca, secondo te è meglio imparare prima tante parole singole o intere frasi fatte? Bella domanda. Io preferisco le frasi. Se impari una frase intera, impari anche come si collegano le parole tra loro, senza dover pensare alla grammatica. È il modo migliore per chi cerca un approccio di italiano basico ma efficace. Ad esempio, invece di imparare solo la parola mangiare, è meglio imparare cosa mangiamo stasera. È molto più utile nella vita reale, no? Decisamente, anche perché se sai solo la parola mangiare e hai fame, sembri un robot. Invece con una frase completa la conversazione scorre. Questo aiuta molto a superare la paura di sbagliare, che è il nemico numero 1 di chi vuole imparare l'italiano. Proprio così, bisogna buttarsi, anche perché gli italiani sono molto pazienti e felici quando sentono uno straniero che prova a parlare la loro lingua. Non serve essere perfetti per comunicare. Fermiamoci un attimo, Luca. Prima di continuare il nostro racconto su come imparare l'italiano in 3 mesi, vorrei analizzare insieme a te alcune espressioni che abbiamo appena usato. È importante per il nostro vocabolario italiano. Ottima idea, Marta. Vediamo quali sono le 5 parole o espressioni chiave di questa prima parte. Fondamentale significa molto importante o essenziale. Luca ha detto che iscriversi al canale è fondamentale. Si usa quando qualcosa è alla base di tutto. Costanza è la capacità di fare una cosa regolarmente nel tempo. Per imparare una lingua, la costanza è più importante dell'intelligenza. Ancora di salvezza è un'espressione figurata. L'ancora tiene ferma la barca. Un'ancora di salvezza è qualcosa che ci aiuta in una situazione difficile, come i sottotitoli per chi non capisce tutto. Buttarsi letteralmente significa saltare in acqua. Nel linguaggio parlato significa provare a fare qualcosa senza avere troppa paura, come iniziare a parlare una lingua straniera. Sciogliere la lingua significa iniziare a parlare con più facilità e meno blocchi. Quando fai molta pratica, finalmente la lingua si scioglie. Che belle espressioni! Spero che i nostri amici a casa le segnino nel loro quaderno di italiano. A proposito, ragazzi, scriveteci un commento qui sotto usando la parola fondamentale. Ad esempio, per me è fondamentale viaggiare in Italia. Li leggeremo tutti.
Sì, scrivete, scrivete. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Italiano Vero, il vostro Italian podcast preferito, per non perdere i prossimi consigli. Marta, stavamo dicendo che per pensare in italiano bisogna cambiare un po' le abitudini quotidiane, giusto? Proprio così, Luca. Cambiare le abitudini è il primo passo per trasformare l'apprendimento in uno stile di vita. Se vuoi davvero imparare l'italiano in 3 mesi, devi circondarti della lingua. Io consiglio sempre ai miei studenti di cambiare la lingua del cellulare in italiano. È un piccolo trucco, ma ti costringe a leggere parole come impostazioni, messaggi o chiamate ogni singolo giorno. Oh, è vero. Le prime volte magari non trovi più nulla e ti senti perso, ma è così che si impara il vocabolario italiano della tecnologia in modo super veloce. Un'altra cosa che dico sempre è di usare i post-it. Sapete quei foglietti colorati e adesivi? Attaccateli ovunque in casa. Sullo specchio scrivete specchio, sulla porta porta, sul frigorifero frigo. Che bella idea! Sembra un gioco, ma aiuta tantissimo la memoria visiva. È un ottimo esercizio di italiano basico. E poi, Luca, c'è il potere dell'ascolto passivo. Molti dei nostri amici ascoltano questo video mentre cucinano o guidano. Questo è perfetto per fare Italian listening practice senza nemmeno accorgersene. Hai ragione, Marta. Ascoltare dialoghi in italiano mentre si fanno altre cose abitua l'orecchio ai suoni e al ritmo della lingua. All'inizio magari capisci solo il 20%, ma dopo un mese capirai il 50% e dopo 3 mesi sarai sorpreso dai tuoi progressi. È quello che chiamiamo bagno linguistico. Ah, il bagno linguistico. Mi piace quest'immagine. È come tuffarsi in un mare di parole. E non dimentichiamo l'importanza di guardare video di italiano vero con costanza. Ragazzi, se questo video vi sta aiutando a capire come muovervi in questi 3 mesi, non dimenticate di mettere un like. È un piccolo gesto che ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Esatto, e se volete altri consigli pratici, iscrivetevi subito al canale. Vogliamo accompagnarvi in questo viaggio di 3 mesi, passo dopo passo. Sapete, Marta, una cosa che molti sottovalutano è parlare da soli. Io lo faccio sempre quando studio una lingua straniera. Davvero? Anche io. Mi sento un po' matta a volte, ma parlare da soli sotto la doccia o mentre si prepara il caffè aiuta a sciogliere i muscoli della bocca. Puoi provare a descrivere quello che stai facendo. Ora prendo la tazzina, verso il caffè, metto un po' di zucchero. Bravissima, questo è il segreto per iniziare a pensare in italiano. Non devi tradurre nella tua testa dal tuo inglese o dalla tua lingua madre in italiano. Devi collegare l'azione direttamente alla parola italiana. È così che si passa dal livello italiano A1 a una conversazione italiana più fluida. Sono d'accordo. È una questione di esercizio costante. Luca, fermiamoci un momento perché ho usato delle parole molto utili che vorrei spiegare meglio ai nostri ascoltatori. Ti seguo, Marta. Facciamo subito la nostra analisi del lessico per questa seconda parte. Agisci significa mettere tante cose o tante persone intorno a sé. Circondarsi della lingua significa fare in modo che l'italiano sia ovunque nella tua giornata. Post-it. Anche se è una parola inglese, in Italia la usiamo tantissimo per indicare i foglietti adesivi colorati per le note. Sottovalutare significa dare poca importanza a qualcosa che invece ne ha molta. Non sottovalutate l'importanza di parlare da soli. Sentirsi matta, matto o matta, è un modo informale per dire pazzo o pazza. Si usa spesso in modo simpatico. Mi sento matta a parlare con il mio frigorifero. Senza accorgersene. Significa fare qualcosa in modo automatico, senza rendersene conto o senza fare uno sforzo consapevole. Spero che queste parole vi siano utili per arricchire il vostro vocabolario.
Amici, ora tocca a voi. Scriveteci nei commenti se anche voi vi sentite matti quando parlate da soli in italiano o se usate i post-it in casa. Siamo curiosi. Leggeremo tutti i vostri commenti, promesso. Marta, abbiamo parlato di ascolto e di parlare da soli, ma c'è un altro pilastro per imparare l'italiano in 3 mesi, la lettura semplice. Che ne pensi? È troppo presto per un principiante? Bella domanda, Luca. Secondo me non è mai troppo presto per iniziare a leggere, ma il segreto è non esagerare. Se un principiante di livello A1 prende un libro di letteratura classica, dopo 2 minuti chiude tutto e va a dormire. Per imparare l'italiano in 3 mesi bisogna scegliere cose molto semplici. Io consiglio sempre di leggere i fumetti, o magari seguire dei profili social in italiano che pubblicano frasi corte. Sono d'accordo al 100%. Anche leggere le notizie su siti dedicati agli studenti è un'ottima Italian listening practice, se c'è anche l'audio. Sapete ragazzi, un trucco che usavo io con l'inglese era leggere le ricette di cucina. Se ti piace cucinare, prova a cercare ricetta della pasta alla carbonara in italiano. Impari i verbi come tagliare, cuocere, mescolare e alla fine mangi anche qualcosa di buono. Gnam! La cucina è sempre il modo migliore per convincere qualcuno a imparare italiano. Ma oltre a leggere, Luca, io trovo molto utile anche scrivere un pochino ogni giorno. Non dico di scrivere un romanzo, ma magari un piccolo diario. Bastano 2 o 3 frasi prima di andare a letto. Oggi ho bevuto un buon caffè. Oggi ho ascoltato Italiano Vero. Oggi il tempo è bello. Esatto, Marta. Scrivere aiuta a fissare le strutture grammaticali nella mente senza sforzo. È un modo per iniziare a pensare in italiano in modo attivo. E non preoccupatevi degli errori. Gli errori sono i vostri migliori amici, perché vi dicono dove dovete migliorare. Se state trovando utili questi consigli, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale. Far parte della nostra famiglia di Italiano Vero è il modo migliore per non perdere la motivazione in questi 3 mesi. Verissimo. La motivazione è come una piantina, va annaffiata ogni giorno. Un like a questo video, ad esempio, è come un po' d'acqua per noi, perché ci fa capire che volete altri video di questo tipo per la vostra Italian Conversation. Luca, prima di parlare di come trovare persone con cui parlare, fermiamoci per la nostra analisi del lessico. Ho usato alcune parole molto comuni ma importanti. Ah, sono prontissimo. Vediamo insieme cosa abbiamo imparato in questa terza parte. Non esagerare significa non fare troppo di qualcosa. Se studi 10 ore di fila, stai esagerando e il tuo cervello si stanca. Bisogna fare le cose con equilibrio. Cose semplici. In italiano usiamo spesso cosa per indicare oggetti o concetti. Cose semplici si riferisce a testi o attività non complicati, adatti a chi è all'inizio. Fissare. In questo contesto non significa guardare qualcuno intensamente, ma memorizzare bene, far sì che un'informazione resti nella memoria a lungo. Preoccuparsi. Significa avere ansia o paura per qualcosa. Marta dice di non preoccuparsi degli errori, cioè di stare tranquilli. Annaffiare. È l'azione di dare l'acqua alle piante. Marta la usa come metafora. Come le piante hanno bisogno d'acqua, la tua voglia di studiare ha bisogno di stimoli quotidiani. Mi piacciono molto queste parole. Amici, ora tocca a voi. Scriveteci nei commenti una cosa semplice che avete fatto oggi in italiano. Ad esempio, oggi ho ascoltato una canzone italiana. Usate la parola semplice nel vostro commento. Aspettiamo i vostri commenti e se volete imparare l'italiano con sottotitoli e dialoghi autentici, siete nel posto giusto. Marta, ora però dobbiamo affrontare la sfida più grande di questi 3 mesi. Come fare a parlare con qualcuno se non vivo in Italia? Eccoci alla sfida più grande, Luca. Molti dicono: Marta, vorrei tanto fare un po' di conversazione italiana, ma abito lontano dall'Italia e non conosco nessun italiano. Sembra un problema insuperabile, vero?
Ma oggi, grazie alla tecnologia, imparare l'italiano e parlare con qualcuno è diventato molto più semplice. Non serve per forza prendere un aereo per Roma, anche se sarebbe bellissimo. Oh, magari fosse sempre possibile. Però hai ragione, Marta. Oggi abbiamo tutto a portata di mano. Se volete davvero imparare italiano in 3 mesi e passare da un livello italiano A2 a un italiano B1, dovete iniziare a parlare il prima possibile. Esistono tantissime app di scambio linguistico dove potete trovare italiani che vogliono imparare la vostra lingua. È un patto. Io parlo mezz'ora nella tua lingua e tu parli mezz'ora nella mia. È un'idea fantastica. Io la chiamo palestra linguistica. È fondamentale mettersi in gioco e non avere vergogna. Sapete, all'inizio è normale sentirsi un po' rigidi, ma dopo 10 minuti di chiacchiere vi sentirete molto meglio. Luca, tu hai mai provato queste app per le lingue che studi? Sì, spesso. E devo dire che ho trovato persone simpaticissime. A volte nascono anche delle belle amicizie. Il segreto è trovare qualcuno con cui andare d'accordo e che abbia i tuoi stessi interessi. Se ti piace il calcio, parla di calcio in italiano. Se ti piace la cucina, parla di ricette. Così la conversazione diventa naturale e non sembra una noiosa Italian lesson. Ah, è proprio così. Quando l'argomento ci piace, dimentichiamo la paura di sbagliare. E ragazzi, se state cercando un posto dove fare Italian Listening Practice ogni giorno, ricordate di iscrivervi al canale Italiano Vero e di attivare la campanellina. Noi siamo qui per voi, per farvi sentire l'italiano vero e autentico, quello che si parla per strada e tra amici. Un vostro like ci aiuta a capire che questi consigli vi sono utili per il vostro viaggio di 3 mesi. Grazie mille per il supporto, ragazzi. Marta, però c'è anche un altro modo, gli insegnanti online. Per chi vuole fare un salto di qualità veloce e imparare l'italiano seriamente, avere un tutor che ti corregge in tempo reale è un investimento incredibile. Ti aiuta a pensare in italiano in modo molto più strutturato. Verissimo, un insegnante ti dà quella spinta in più, ma anche senza spendere soldi si può fare tanto. Ad esempio, commentare i video su YouTube. Amici, noi leggiamo sempre i vostri messaggi. È un ottimo modo per praticare la scrittura e ricevere un feedback. Prima di andare all'ultima parte del nostro piano di 3 mesi, fermiamoci per l'analisi del lessico. Prontissimo! Questa parte è stata ricca di espressioni colloquiali molto usate in Italia. A portata di mano significa che qualcosa è molto vicino, facile da raggiungere o da ottenere. Oggi con lo smartphone la lingua italiana è sempre a portata di mano. Scambio linguistico è quando due persone si aiutano a vicenda a imparare le rispettive lingue. Tu mi insegni e io insegno a te. Mettersi in gioco significa accettare una sfida, provare a fare qualcosa di nuovo anche se si ha un po' di paura o se è difficile. Fare 4 chiacchiere, un'espressione bellissima, che significa semplicemente parlare in modo informale, conversare del più e del meno con un amico. Andare d'accordo significa avere un buon rapporto con qualcuno, avere simpatia reciproca o idee simili. Spero che userete presto queste espressioni. E a proposito di chiacchiere, ragazzi, fate 4 chiacchiere con noi nei commenti. Scriveteci: mi piace fare 4 chiacchiere in italiano. Usate proprio questa espressione, ci farà molto piacere. Non vediamo l'ora di leggervi. Iscrivetevi se volete continuare a migliorare la vostra conversazione italiana con noi. Marta, abbiamo parlato di ascolto, lettura, scrittura e parlato, ma manca un ultimo ingrediente segreto per completare questi 3 mesi. Qual è? Eccoci arrivati alla parte finale del nostro piano per imparare l'italiano in 3 mesi. Luca, l'ingrediente segreto di cui parlavamo è senza dubbio la costanza, unita alla revisione. Non basta imparare cose nuove ogni giorno, bisogna anche tornare indietro e ripassare quello che abbiamo visto nelle settimane precedenti. È come costruire una casa. Se le fondamenta non sono solide,
tutto crolla. Hai ragione, Marta. Il ripasso è fondamentale per chiunque stia seguendo una Italian lesson o faccia Italian listening practice a casa. Molti studenti fanno l'errore di voler correre troppo, di voler imparare 1000 parole al giorno, ma poi ne dimenticano 900. Meglio poche, ma imparate bene. Se riascoltate questi dialoghi in italiano più volte, vedrete che ogni volta capirete una parola in più. Verissimo. E poi, ragazzi, per pensare in italiano davvero, dovete trasformare lo studio in un piacere. Non deve essere un obbligo pesante. Ascoltate la musica italiana, cercate i testi delle canzoni, provate a cantare sotto la doccia. 3 mesi passano in fretta, ma se ogni giorno fate un piccolo passo, alla fine del percorso sarete sorpresi dai vostri progressi nella conversazione italiana. Esatto, e non dimenticate che noi di Italiano Vero siamo qui per aiutarvi in questo viaggio. Se volete continuare a migliorare il vostro vocabolario italiano e passare da un livello Italian A2 a un livello Italian B1, iscriversi al canale è la scelta migliore che possiate fare oggi. Cliccate sul tasto Iscriviti e fate parte di questa bellissima community di studenti da tutto il mondo. E non dimenticate il like, ci fa capire che volete altri video su come imparare italiano velocemente. Sapete Luca, un'altra cosa importante è la gestione del tempo. Spesso diciamo non ho tempo, ma basta ascoltare il nostro Italian podcast mentre si fa la fila al supermercato o si aspetta l'autobus. Quei 5 o 10 minuti morti possono diventare minuti d'oro per l'apprendimento. Minuti d'oro. Che bella espressione! È proprio così che si fa un salto di qualità. E se usate l'italiano con sottotitoli all'inizio, vedrete che dopo 3 mesi non ne avrete quasi più bisogno. Sarà una soddisfazione incredibile. Marta, prima di salutarci e augurare in bocca al lupo ai nostri amici, facciamo l'ultima analisi del lessico di quest'episodio. Certamente, ecco le ultime 5 parole chiave per il vostro taccuino. Ripasso. È l'azione di studiare di nuovo qualcosa che si è già imparato nel passato per non dimenticarlo. È il segreto della memoria a lungo termine. Correre troppo significa fare le cose con troppa fretta. Nello studio delle lingue, correre troppo spesso porta a fare confusione. Passare in fretta si usa per il tempo quando sembra muoversi velocemente. 3 mesi passano in fretta quando si ci diverte. Fare un salto di qualità significa migliorare in modo netto e visibile il proprio livello o la propria abilità in qualcosa. In bocca al lupo è il modo più comune e simpatico in Italia per dire buona fortuna. Si risponde sempre con crepi o crepi in lupo. Che dire amici, speriamo che questo piano di 3 mesi vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi. Ora abbiamo una sfida finale per voi. Scriveteci nei commenti in bocca al lupo per augurare buona fortuna a tutti gli altri studenti che come voi stanno imparando l'italiano. È un modo bellissimo per sostenerci a vicenda. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Noi leggiamo tutto e siamo felicissimi di vedere i vostri progressi. Ricordate, imparare l'italiano è una maratona, non uno sprint, ma con il metodo giusto e un po' di allegria ce la farete sicuramente. Grazie per essere stati con noi su Italiano Vero. Noi ci vediamo al prossimo video per un'altra chiacchierata insieme. Ciao a tutti e in bocca al lupo!